Ciao popolo, aspetta, controllo, sì, è partito. Ciao popolo, è tanto che non ci vediamo qua su YouTube. Qualche problemino ancora in via di risoluzione. Spero di fare qualche video in più. Ok, andiamo veloci. Visto dal titolo, oggi parliamo di pressione, ma non parliamo della nostra pressione, anche se quando affiliamo sale dall'eccitazione. Oggi parliamo delle pressioni che vanno applicate nelle varie fasi di bisellatura. Ho voluto fare questo video perché spero con tutti i video precedenti di essere riuscito a far vedere qualche cosa, a far vedere le varie tipologie di pietre, vedendo al microscopio quali sono i marchi di affilatura, la differenza tra una pietra grossolana, un filo steso, un filo con le bave. Una cosa ancora non ero riuscito a far vedere strumentalmente, cioè quanta pressione applicare e quando applicarne di più e quando applicarne di meno. Piccola premessa di un minuto, neanche. Io sto notando, ho notato, che soprattutto per chi si avvicina per le prime volte all'affilatura, il discorso pressione è un discorso che mette soggezione. C'è una specie di timore reverenziale nell'approcciare alla pietra. Vuoi perché da tutte le parti si legge, oh mi raccomando, e il rasoio quando si affila con la sola pressione del rasoio. Allora, sfatiamo il primo mito. È una cazzata. Ma dove sta scritto? Ma chi l'ha detto che bisogna andare con la sola pressione del rasoio? Bisogna andare con la sola pressione del rasoio in determinate fasi della fiatura, sicuramente in finitura. Per cui chi va sparando queste cavolate sic et simpliciter sta dicendo una marea di stupidaggini. Però questo mette una gran paura alla gente. Poi leggo nei vari post, anche sul mio gruppo, persone, scusatemi, la vecchiaia, senza occhiali? Ma sì, senza occhiali, dai. Persone che mi fanno post del tipo sono stato un'ora e mezza sulle pietre ma non sono riuscito a bisellare. Chi c'è stato 2 ore, chi c'è stato a rate, ci ha messo 3 giorni per bisellare correttamente un rasoio. Allora il problema è quello fondamentalmente, bisogna imparare a gestire le pressioni. Quindi la manona non deve andare sempre giù dura o sempre a peso del rasoio. C'è il momento giusto per fare la pressione giusta. E mi è venuta in mente una cosa che forse, perché ho fatto solo una piccola prova mentre accendevo le webcam, il sistema di farvelo vedere, forse l'ho trovato. E sapete come l'ho trovato? Con una classica bilancia da cucina. Quella che in casa tutte le massaie, quasi tutte, ma tutte le massaie ce l'hanno, insomma. Per cui mettendo una pietra qua sopra possiamo andare a vedere effettivamente, adesso poi quando l'accendo vedrete, questa la suddivisione ce l'ha fino al grammo, per cui si vedranno bene le differenze. Alt, aspettate. Mo non facciamo che s'affila con la pietra sulla bilancia, per favore, perché è la più grossa fesseria da quando l'uomo ha inventato l'affilatore. Questo è solo un gioco dimostrativo per far vedere che ci sono pressioni e pressioni. Per carità di Dio, mo chi ha la bilancia dentro casa e se vuole divertire un attimo perché non ha mai calcolato quanto peso mette in affilatura, bene, ma gli altri evitassero proprio. Io adesso la uso solo per far vedere il principio. E andiamo avanti. Ho preso 3 pietre e mi sono preparato qua vicino. Una da impostazione, da bisellatura, una media con cui si fa tutto il lavoro e una pietra da finitura. Quindi poi andiamo a vedere che tipo di pressione esercitare con le varie pietre. Torniamo all'inquadratura. Il rasoio è sempre il solito sacrificale di lusso, Frederick Herder, quindi un bel acciaio duro, non è un gold dollar per capirsi. E questa
diciamo che è la situazione iniziale, quindi né carne né pesce, un rasoio, sì, bisellato, non rifinito, vedete pure il filo abbastanza seghettato, quindi niente di particolare. Non lo so se poi vedremo l'effetto al microscopio, perché, perché non è quello che interessa oggi. Oggi ci interessa il peso e andiamo. Allora, la bilancia da cucina, metto un piccolo panno sopra perché se no mia moglie mi uccide se io la sgraffio, quindi me l'ha prestata volentieri, però io la verità. Ok, due modi per azzerarla. O si accende, si mette la pietra e si fa la tara ripremendo il bottone, altrimenti ancora più semplice, si mette direttamente la pietra sulla bilancia e si accende. Quindi già la tara è fatta, vedete, la bilancia segna 0, ma vedete è perfettamente funzionante. Ah, questa è un iodo, quindi una pietra con un grit, anche se come al solito siamo sulle naturali, bla 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 bla. Diciamo, stiamo parlando di un massimo 2000. Ok, piccola diamantatina per fare un po' di pressione, intanto la bagno perché la pietra è abbastanza porosa, creo un po' di sospensione, vedete già la bilancia come è partita, l'acqua che mi sta sbordolando dappertutto. Ok, basta, tanto per dare una lisciata, adesso non è che stiamo facendo una vera affilatura, mi vado a riprendere il Frederick Herder e cominciamo a vedere, vediamo, la pietra si vede tutta praticamente, sì. È rimasto uno sbaffettino, no, vabbè, dai, non è il grammo che ci interessa. Vediamo un po' se riesco a fare la tara. Eccola qua. Andiamo con le pressioni da bisellatura. Io adesso mi aiuto proprio perché non voglio neanche che vi passi per l'anticamera del cervello che sto affilando un rasoio. Guardate, io devo guardare la pietra, per cui guardatelo voi, guardatela voi la bilancia, vedete che siamo sempre sotto il, siamo, scusate, sempre sopra il chilogrammo e calcolate che questa è una pietra morbida, per cui non sto esagerando e non è neanche una pressione eccessiva, perché adesso tra un po' vi faccio vedere al microscopio che effettivamente sto lavorando e non sto massacrando il rasoio. Ah, tra l'altro poi l'immagine iniziale al microscopio era proprio questa lama passata su questa pietra, perché l'altro giorno sul mio gruppo ho fatto una piccola live, un piccolo video muto, purtroppo. Quindi, vedete, andiamo dal chilo e 2, chilo e 3, a volte chilo e mezzo, e questo diciamo che è una buona pressione da bisellatura. Aspettate che prendo un pezzettino di, di carta, così asciugo la lama e la mettiamo al volo sotto al microscopio. Ripeto, non è importante, vi voglio far vedere che non sto esagerando con le pressioni perché devo portare il discorso dalla parte mia, ma in effetti è una pressione che è utile in affilatura. Benissimo, se il microscopio funzionasse io ne sarei felice, ma il microscopio, eccolo, ah no, non riuscivo a trovare, eccolo qua, aspettate un po' di messa a fuoco, quindi vedete a 1,5 kg di pressione non ho creato, aspettate, forse spara troppo il bianco, eccolo qua, non ho creato marchi di affilatura grossolani eccessivi. Ah, Mauro ha spinto perché ci doveva dimostrare che noi usiamo poca pressione. No, io ho messo la pressione che ho reputato corretta per eseguire una bisellatura.
vedete i marchi di affilatura, sono quelli giusti, belli, uniformi, non è stato sgraffiato né il bevel né il filo che si presenta giustamente sfrangiato, ma tutto sommato uniforme. Poi la pietra è una ioto, è una pietra eccezionale, ma guardate con la giusta pressione quanto velocemente si è attivata la pietra, quanto poco c'è voluto per effettuare un lavoro di bisellatura. Ve lo faccio rivedere di nuovo, guardate che la bisellatura è completa dall'alto verso il basso. Il marchio di affilatura parte dal filo e arriva alla base del bevel. Non sono state quattro botte. Avevo cominciato a bisellare, mi sono fermato prima del tempo perché il video così veniva più corto. No, no, la bisellatura c'è. La pietra a quella pressione lavora, guardate questa è tutta limatura d'acciaio sopra la pietra. Quindi siamo arrivati al primo punto. In bisellatura, una bella manona decisa intorno al chilo e mezzo, almeno questa è la mia pressione di lavoro, ognuno poi ha la sua, ci mette in condizioni di ben far lavorare la pietra, quantomeno questa. Ovvio che cambiando pietra cambiano i tempi e cambiano le pressioni, no? Questa è un'indicazione di base. Quindi diciamo che avete visto che è un bel chilo e mezzo e vi prego poi di andare a provare, andare a mettere una mano sulle vostre bilance per capire quanta pressione bisogna esercitare per fare un chilo e mezzo. Chiaro? Adesso via subito questa perché veramente stavolta il video voglio fare corto. Aspettate, io come al solito mi preparo la roba per sempre a me. Ok, adesso provo a metterla qui. Aspettate, qui da un po' i numeri, rifacciamo la tara, riportiamo, scusate, riportiamo a zero la bilancia. Allora, Momiji-Yama, quindi la pietra, il medio grit per eccellenza. Rifacciamo la tara, eccola qua, quindi la bilancia è di nuovo tarata. Piccola Momiji-Yama, piccola grande pietra la Momiji-Yama. Scusate, pulisco un attimo la diamantatina. Così approfitto. Non esagerate con la lappatura delle pietre perché sennò le rallentate. Questa è una diamantata, anzi l'ho creata io comprandone due e incollandole insieme. Questo blu è il lato 325, questo è il lato 1200. Avete notato che ho usato il 325, ma userò il 325 anche sulla Momiji-Yama e siamo nel medio grit per eccellenza, quindi è una pietra non più grossolana. Ma le pietre, il piano d'affilatura, più lo rendete liscio e più la pietra rallenta, tranne determinati casi. Io parlo sempre in generale, è chiaro che se poi parliamo di Novaculiti, parliamo di Arkansas, parliamo di Wild Rose, parliamo di Candia, lì più è dressata la pietra e meglio reagisce. Meglio reagisce, dà il meglio di sé. Un Arkansas deve essere lucida, ok? Quindi pure qui un po' di fanghiglia che ripeto non mi serve, ma mi serve per farvi vedere il lavoro. Vado a riprendere il rasoio sacrificale e comincio a fare quello che rappresenta la parte centrale di tutta l'affilatura, cioè il lavoro sul medio grit. Quindi io comincio almeno come al solito col santo cerchietto per amalgamare bene la sospensione. Vedete che siamo scesi della metà, siamo intorno al mezzo chilo. Guardate la pietra come sta lavorando. Quindi guardate la limatura d'acciaio come si vede e con la coda dell'occhio tenete sempre presente
andate sempre a dare una guardata al display della bilancia. Quindi vedete, siamo passati da oltre il chilo e mezzo, quindi siamo scesi a una media di mezzo chilo, che comunque rappresenta una buona pressione. Io adesso non sto facendo scorrere il rasoio libero, ma è proprio una pressione da lavoro. E guardate immediatamente la fanghiglia come si è scurita. Ripeto, l'ho utilizzata la fanghiglia per velocizzare la pietra e far vedere subito, far notare subito a tutti che la pietra sta lavorando. Ci siamo, anche se do le solite spazzolate, vedete i picchi, siamo sempre sui 400, 600, ok? Quindi anche qui basta, forse questa volta ci sarebbe stato bisogno di qualche minuto in più, perché questo è il punto centrale, no? Quello che ci fa perdere più tempo in affilatura, fare dopo la bisellatura una bella raffinata e portare il filo alla lucidatura quasi perfetta, poi con l'ultima pietra si lucida e via. Ok, andiamo a vedere anche qui al microscopio. Oh, è diventata un po' troppo scura l'immagine, ma comunque la messa a fuoco pare che c'è, vediamo se riesco. Eccola qua, l'ho schiarita un po'. Quindi vedete adesso già la differenza, vedete la pietra intermedia come ha cancellato, come stava cancellando, guardate, mancava proprio un minutino per la cancellazione totale dei marchi. Vedete alla fine del bevel in basso c'è ancora una riga, quindi lì la pietra ancora non ha lavorato, quindi un minuto mancava. Però guardate dove ha lavorato, pure lì pressioni giuste, ha cancellato quello che doveva cancellare in un minuto d'orologio, un minuto ha fatto quasi quello che doveva fare, per cui diciamo che con un altro minuto si sarebbe completata la fase del medio grit. Quindi un paio di minuti ci biselliamo, un paio di minuti portiamo avanti, iniziamo a raffinare il risultato. A questo punto rimane solamente l'ultima pietra, quella da finitura. Aspettate, beccate questo faccione, ma ricordate qual è il punto di questo video. Il punto di questo video è mettere in rapporto le pressioni con le varie fasi dell'affilatura. Quindi in questo momento abbiamo visto dal chilo e mezzo di media in bisellatura, abbiamo già visto un mezzo chilo in, chiamiamola prefinitura, ma io riesco proprio a dire in affilatura, perché l'affilatura vera e propria è quella. Se non si lavora bene in bisellatura e in questo medio grit, è inutile andare a tirare fuori le pietre buone, è inutile andare a investire un sacco di soldi, il rasoio non taglierà mai bene. Vedete che la pressione è cambiata. Dice Mauro, stai chiacchierando troppo? Signor sì, quindi via la pietra. Aspettate, che questa ce l'ho su un supporto, ma con tutto il supporto non riesco poi a metterla sulla bilancia. Riandiamo giù. Allora, eccola qua. La metto un po' alla come capita. Questa è una Shobudani, una bella Shobudani presa da un venditore iperaffidabile. Come al solito rifacciamo la tara, ok? Anche qui piccola inumidita, levo l'eccesso dell'acqua perché l'ho detto infinite volte, le pietre giapponesi non amano essere affogate, e qui facciamo a questa volta, ecco, una pietra da finitura. Questa non mi importa che rallenti, però qui non uso più il 325, ma potrei, e faccio con una piccola ravvivata alla pietra, perché a questo fondamentalmente serve, a fargli riprendere un po' di mordente, pietre che io uso quasi tutti i giorni, per cui
forse un po' intasatine ci sono. Vabbè, ecco, mi fermo subito. Quindi con la 1200 adesso siamo in finitura. Vado a riprendere il solito rasoio e adesso l'ultimo tipo di pressione, quella da finitura. Ma qui c'è da fare un distinguo. In finitura non si parte direttamente con la pressione, guardate, la pressione da solo rasoio, ma anche in finitura, vedete, per far lavorare la pietra, guardate, è solamente leggermente di meno, guardatelo, rispetto al mezzo chilo. Perché per andare in finitura c'è prima comunque bisogno di sfruttare gli abrasivi della pietra, ma solo alla fine ci saranno le ultime passate, quelle veramente con la manina da ladro per fare, diciamo, per dare quel tocco di lucidatura in più. Ma vedete la pietra, innanzitutto, anche questa pietra la dobbiamo far lavorare. Anche qui gli abrasivi devono creare i loro marchi di affilatura sottili che andranno poi a sostituire i precedenti. Quindi guardate che bellezza, sta pietra è favolosa. Non è la più fine che ho in scuderia, ma è veramente una pietra che merita. Quindi vedete, siamo 250-300 grammi, quindi una pressione comunque esercitata, ma non troppo. Quando è che si comincia a calare la pressione? Adesso, quando si comincia ad andare in diluizione. Andando in diluizione, adesso non serve più che la pietra abbrada velocemente e che sostituisca velocemente. Guardate, adesso siamo massimo, si vedono i 100 e i 200 grammi. Cerco di andare lentamente per dare tempo alla bilancia di registrare il peso. Ok? Altra diluizione e adesso si va per le ultime, famose ultime 10 passate. Io non conto mai, vado a minuti. L'ultimo minutino di finitura, vedete? Siamo veramente arrivati ai 100 grammi che, se calcolate già il peso della lama più il fatto che la state impugnando, state imprimendo un movimento, meno di questo sinceramente non si riesce a fare. Ecco, vedete, ogni tanto si arriva sotto i 100 grammi, però ecco, siamo sempre là a 94. Poi calcolate che questi sono strumenti da cucina, non è che sono strumenti di precisione. Anche qui a noi ci interessava la pressione, non è che ci interessava far vedere come si affila un rasoio. Vi rendete conto da soli che non ho affilato assolutamente niente. Però avete visto, terzo step dell'affilatura, scusate, cambio l'inquadratura. Stavo dicendo, terzo step. Oh mamma mia, e che abbiamo combinato qui? Ragazzi, ditemi se non è un filo steso alla morte e finitura stellare, perché guardate la perfezione de sto bevel. Non è perfetto perché vedete l'ultima riga dove è stato alla base del bevel, dove è stato mal lavorato durante il medio grit. Ovviamente c'è un brutto risultato anche nella lucidatura finale, ma escludendo quella riga che era un errore che avevamo già notato, che abbiamo fatto lavorare poco la seconda pietra, guardate con la giusta pressione come ha lavorato anche la pietra da finitura. Io non vorrei insistere più di tanto, ma come al solito, se mettiamo insieme tutti i tempi di affilatura, non siamo arrivati a 10 minuti,
Adesso calcolate che il video sta a 24 minuti 25 di registrazione tra le chiacchiere iniziali. Aspettate, anzi volevo proprio il microscopio. Dico, tra le chiacchiere iniziali, i microscopi, le cose, eccetera, eccetera, 25 minuti. Levateci un quarto d'ora, 10 minuti è stata l'affilatura vera e propria. Quindi vedete che le pressioni sono importanti. Io lo capisco il timore reverenziale all'inizio, perché uno già non sa gestire il movimento, non conosce le proprie pietre, non conosce il rasoio, ha paura di fare un casino, dice nel dubbio io ci vado piano. Però attenzione che andarci piano può creare tutta una serie di problemi perché vi costringe a stare di più sulle pietre, a effettuare infiniti movimenti in più e soprattutto per chi ha le prime armi, ogni movimento in più è un rischio in più che si corre. 10 volte va bene, l'undicesima una bella svirgolata e finisce tutto ben fatto e si ricomincia. Perché i consigli sono sempre quelli? Inizialmente, pietre non investite troppo, delle pietre oneste, procuratevi rasoi sacrificati, cioè sto fresco, comprato direttamente in Cina, costa 4 dollari. Voglio dire, manco uno solo se ne deve comprare, fa una bella spedizione, se ne prende 5, 6, ci stanno pure le offerte, i pacchi da 10, eccetera. Aspetta quel mesetto, 40 giorni, perché purtroppo lo scotto da pagare è quello. E poi con questi ci si allena, ci si fanno le prove. Adesso basta che sto divagando. Allora, boys, per l'ultima volta, e poi considerazione finale e chiudo subito, per l'ultima volta, eccola qua, l'attrezzatura. Chiunque può replicare, via il pan, una normalissima bilancina da cucina da 20 cm. Questa poi è particolarmente comoda perché è piatta. Vediamo se riesco a farvela vedere. Qua forse è meglio. Quindi guardate, la classica bilancina per alimenti. Penso che almeno il 50% delle persone ce l'abbiano perché bene o male dentro casa ci sono. Fate, me la spegni, scusate, so col ditone sopra, eccola qua, l'ho spenta. Quindi chi vuole divertirsi a replicare il piccolo esperimento, ma più che per replicare, per valutare quali siano le sue pressioni esercitate, si può divertire tranquillamente. Chi non ce l'ha, non l'andate a comprare perché questa veramente è una cosa inutile. Questo è un sistema che mi è venuto in mente proprio ieri. Dico, sono riuscito a far vedere i marchi d'affilatura, sono riuscito a far vedere, però sono il primo a dire che non serve il microscopio per affilare. Anzi, soprattutto all'inizio i microscopi non bisogna neanche guardarli in faccia perché uno si deve abituare alle sensazioni tattili, uno deve capire il rumore della pietra, uno deve ascoltare la vibrazione che provoca la lama sulla pietra per riuscire a capire immediatamente se sta andando tutto bene o se c'è un problema. Uno deve imparare, anzi non me lo fa toccare, uno deve imparare l'utilizzo del polpastrello, questo è un altro rasoio ancora qui, ho quelli da battaglia. Col polpastrello come si fa a capire il filo, il mordente, se è affilato bene o fatto male, con l'unghia per vedere se ci sono chip sul filo e anche se non ci sono chip, che tipo di scorrimento c'è, se il filo scorre libero oppure c'è un po' di effetto gommoso che ti fa capire se il filo c'è il ringrosso o non c'è, insomma c'è da imparare. Poi il microscopio può essere un aiuto divertente. Io per esempio lo uso spessissimo, quasi sempre, perché se è comodo, ce l'ho qua bello montato, pronto, perché non usarlo? Ma la bilancia è una stupidaggine, attenzione, sto perdendo proprio 2 minuti, il video sta diventando lungo proprio perché non voglio che passi il messaggio sbagliato. Io non sto dicendo che da oggi questo è un ulteriore ausilio per l'affilatura. Questo non serve a niente. Ok? Chiaro? Questo mi è servito oggi per cercare di spiegare come va applicata una pressione, perché se no come facevo?
E chi ce l'ha dentro casa se vuole divertire, ah, vedi Mauro ci mette 1,5 kg in bisellatura, ma quando bisello io perché? Oppure quella famosa persona che dopo 20 minuti, un'ora e mezza che bisellava non riusciva. Se c'è una bilancia, puoi ribisellare sopra la bilancia e vediamo che pressione hai messo. Perché 99 su 100 lì sta per trucco il problema da risolvere. Ma basta, finito questo, fatto una volta il giochetto, dopo che uno si è divertito un attimo per vedere che pressioni mette, poi basta, levate queste bilance per favore. Scusate se ho messo i puntini sulle i, ma secondo me serviva. Scusa, una spilpacchiata. Bene ragazzi, io non insisto più di tanto, è passata giusto mezz'ora, che comunque è un video lungo per i miei standard del corso, però comunque è lungo. Spero che sia servito, spero che possa essere d'aiuto a qualcuno per aggiungere un elemento in più nella valutazione del proprio operato. Ma sto facendo bene, sto facendo male, anche perché gli ultimi 10 secondi molte persone hanno un altro vizio, che o hanno sempre la manona pesante, esercitano quella pressione e in tutte le fasi dell'affilatura quella è la pressione che mettono, dalla pietra di impostazione alla pietra di finitura, loro spazzolano sulla pietra sempre nello stesso modo ed è un errore. E ci sono persone invece che non riescono proprio a gestire questa persona. Ritorniamo al discorso iniziale. Impaurite un po' dall'inesperienza, sanno di non essere ancora preparati, leggono tutto e sui forum i soliti sapientoni, mi raccomando, il solo peso della lama, senza specificare che invece ogni fase è. Quindi diciamo c'è quello che usa sempre la stessa pressione e non è invece in grado di adeguarsi alle varie pietre e ai vari tipi di pietre. Basta, se no più chiacchiere, mi sto confondendo da solo, figurati. Quindi ragazzi, sono contento di aver rifatto il video, era quasi un mese che non ne facevo nessuno. Abbiamo messo finalmente qualche cosa di nuovo sul fuoco. Quindi spero che vi sia piaciuto e come al solito, ciao popolo a tutti quanti. E termina la registrazione, dov'è il tasto? Eccolo là. Non c'è trucco e non c'è inganno, eh. Non si fanno tagli a sto video. Ciao gente, ciao popolo.